Salve gente, ben ritrovati sul canale. Allora, è abbastanza chiaro che ormai con questa stagione io i giri in moto non li faccio più. Per cui ci ritroviamo qui per fare due chiacchiere su altri argomenti sempre riguardanti la moto. Questa volta voglio parlarvi del motovlog, perché in effetti quello che io ho fatto negli ultimi tempi, quei video che voi avete benevolmente seguito e vi ringrazio molto, sono dei motovlog. Ma che cos'è il motovlog? Cioè, questa parola sarà motovlog, è una cosa ormai di uso comune, però cerchiamo di capire un attimo che cosa significa. Allora, è naturalmente un termine anglosassone, no? Come tutti i termini che si usano adesso dove non ci sono equivalenti traduzioni o usi nella lingua italiana, che peraltro ci sarebbero. Comunque, il motovlog deriva probabilmente dal blog. Il blog che cos'è? Il blog è un diario che ha la caratteristica di essere scritto con immagini e testi, ma condiviso online, condiviso sulla rete, condiviso tra diverse persone. Ecco, questo è il blog, che dovrebbe avere una cadenza, insomma, racconta comunque un diario personale che può essere della persona, dell'argomento, di un certo argomento, insomma, di cose di questo genere. Il vlog invece non è altro che la stessa cosa fatta con le immagini, con un video, quindi un diario fatto con dei video. Allora, il motovlog è molto semplicemente un diario motociclistico. Ecco, tralasciamo che il diario motociclistico più bello che sia mai stato fatto è il diario della motocicletta di Che Guevara. Comunque, questa che ha prodotto un film bellissimo. I motovlog che vediamo in rete, che facciamo noi invece, sono delle cose molto diverse, molto più semplici. Possono naturalmente avere escursioni amplissime, nel senso che ci sono i grandi viaggiatori, tipo, che ne so io, Charlie Cineman, Ace Butch, grandi viaggiatori che fanno dei diari continui raccontando il loro viaggio e sono dei veri motovlog, perché sono dei diari, hanno una cadenza settimanale, mensile, insomma hanno una precisa cadenza e raccontano con il video e con le immagini e con la parola, soprattutto con tanta parola, quello che stanno vivendo, il territorio che attraversano, i paesaggi, i monumenti. Poi ci sono gli altri motovlog, quelli molto più semplici, quelli dei piccoli viaggi, e ci sono anche i motovlog delle escursioni, dei giri turistici. Ecco, qui si potrebbe aprire una parentesi, no? Che cos'è un giro turistico, che cos'è un viaggio, ma questo sarebbe un altro argomento. Allora, quelli che ho fatto io in questi ultimi 2 anni, in particolar modo nell'ultimo anno, sono evidentemente dei motovlog. In particolar modo direi che tipici di questo linguaggio sono gli ultimi due che ho fatto. Quello motovloggando per Trento, che proprio utilizzava il termine nel titolo, e andiamo a trovare il mago della Moto Guzzi, che ha avuto un grandissimo riscontro e vi ringrazio per averlo seguito così tanto. Ecco, se pensate bene a questi due, vedete che c'è una storia, cioè nel motovlog come nel blog, insomma, deve essere un racconto, cioè deve esserci una storia, deve esserci un inizio, uno svolgimento e una fine, proprio gli stilemi classici della storia. Questo deve essere un motovlog. Il motovlog non deve essere, questo almeno così penso io, una susseguenza di video di curve con una musichetta che passa sotto. Deve raccontare quello che il motociclista in quel momento sta attraversando. Per cui deve raccontare il paesaggio. Il paesaggio certo può essere visto
le immagini sono evocative, cioè l'immagine è sempre molto forte, è quella che determina la visione. Però se non c'è una parola sopra, se non c'è una puntualizzazione, se non c'è qualcosa che indichi un po' lo stato di chi sta riprendendo in quel momento, il paesaggio da solo diventa un po' povero. Non parliamo poi se il motovloghista, chiamiamolo così, si ferma davanti a un monumento in un borgo particolare. Ecco lì allora deve raccontare qualcosa di più, no? Perché c'è dietro una storia, c'è dietro un background a questo posto e questo va raccontato nel motovlog. Ecco, questo qua è quello che io penso che debba essere un motovlog e quello che io credo di aver fatto con questi video. Il prossimo racconto di motovlog sarà incentrato su una cosa un pochino più tecnica. Qui abbiamo fatto un pochino di filosofia, di estetica del motovlog, chiamiamola con questa grossa parola così. Nel prossimo incontro vi racconterò un po' la tecnica pratica del motovlog, quantomeno la tecnica che uso io e quali sono gli strumenti per fare un motovlog. Ecco ragazzi, grazie di avermi seguito fino a qua e spero che il video sia risultato interessante e vi sia piaciuto. Se così è stato, grazie di mettere un bel like, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella, insomma di fare tutto quello che compete. Ci vediamo alle prossime. Ciao ciao!